Budapest è ancora una delle città europee più economiche in assoluto. In sole 24 ore scopriremo se Budapest è davvero la meta low cost che tutti raccontano. In questa sfida esplosiva metteremo a confronto i prezzi della capitale ungherese con quelli italiani, tra street food, trasporti e attrazioni. Spoiler, preparatevi a qualche sorpresa. 15:30 e siamo a 27.000 passi. Benvenuti a Budapest. Usciti dall'aeroporto abbiamo comprato il biglietto del bus 100E alle macchinette automatiche. Linea disponibile 24/24, 7/7 e in 30 minuti siamo arrivati nel centro città. Mezzanotte e mezza, ora stiamo cercando il nostro alloggio, ci riposeremo, lo troveremo, punto di domanda, riusciremo ad entrare? Un monolocale vicino al centro città a 19 euro a persona per notte. Mi è già capitato in Albania. In questo video scopriremo se la capitale ungherese è ancora molto economica come una volta, oppure se anche qui i prezzi si sono adeguati un po' a tutto il mercato europeo e quindi c'è stato un incremento su tutto. E lo faremo scoprendo un po' tutta la città, le principali attrazioni e verificheremo con mano se i prezzi sono realmente aumentati anche qui. Ciao Jack, Questa è la basilica di... col mio nome, di Santo Stefano. Alla mia sinistra c'è il fiume Danubio, mentre di fronte a me c'è il Parlamento. Veramente molto caratteristico tutto il Parlamento, soprattutto l'architettura, veramente tipica dei paesi dell'Est Europa. Siamo sul ponte delle Catene, uno dei ponti più famosi di tutta la città. Ci stiamo dirigendo verso un'isola molto particolare, perché si trova in mezzo al fiume Danubio. Quindi ora è proprio collegata bene perché in un ponte c'è una deviazione con un altro ponte che ti porta direttamente nell'isola. Sono le 3 di pomeriggio, abbiamo già superato i 20.000 passi e adesso stiamo andando in un'altra attrazione molto importante perché da sopra vedremo veramente un bel panorama. Stefano è già mezzo... No, ce l'ho fatto ancora, ma comincio a essere stanco. Alle 3 del pomeriggio aver fatto quasi, anzi superati i 20.000 km, adesso tutta la salita. 20.000 km, 20.000 passi. Sono fuso ragazzi, sono fuso. Punto chiaramente straturistico, però merita di essere visto. Wow, c'è anche un signore con un'aquila. Ma sembra di stare su un'altra città, una cittadina medioevale. Com'è la situazione qua? Bellissimo, qua è un'altra città sulla città. Con persone però. Per fare una foto, guardate, è gratis ma dovete fare la fila. Siamo nel bastione dei pescatori e da qui c'è una veduta veramente fenomenale. Accesso completamente gratuito. Devo dire che questo passaggio è molto comodo perché ci porterà nella prossima attrazione. Abbiamo trovato una giornata strepitosa, primaverile, 20 gradi. Infatti ho messo pantaloni corti, maniche corte e ora me la toglierò di nuovo la felpa perché all'ombra c'è sempre quell'arietta. Però prime impressioni anche di Budapest, veramente una bella città e anche molto tranquilla. Siamo arrivati al castello di Buda, però è in completo restauro, rifacimento, pieno di lavori. Il giardino interno sicuramente più piacevole, è veramente ricco di storia, strutture molto antiche, barocche. Ora è il momento di tornare all'appartamento, darci una bella lavatina e ci prepariamo per affrontare una cena tipica ungherese. La cosa che impressiona di più è anche la grandezza di questi monumenti, perché se guardi la mappa non riesci a capire effettivamente quanto siano grandi. Poi ci sei fisicamente e per farti solo un posto devi fare, non so, 10.000 passi. Quindi se venite qui a Budapest, Camminate. dopo questo giorno e mezzo possiamo dire che per gli spostamenti quanto pagheremo? Quasi zero perché... Soltanto per le nuove scarpe. No, soltanto lo spostamento dall'aeroporto al centro città, dal centro città all'aeroporto. Le nuove scarpe perché Sì. si stanno consumando. Esatto. Siamo alle ore 15:30 e siamo a 27.000 passi, quindi camminate e risparmiate.
Ci troviamo alla Lidl, qui nel centro, i prezzi sono gli stessi che la Lidl italiana. Ho fatto la conversione con il fiorino ungherese, con l'euro, c'è una minima differenza. Ora ci troviamo in un ristorante tipico ungherese e assaggeremo qualche pietanza tipica assolutamente da provare. Cosa assaggeremo ora? I goulash, intanto, per iniziare. Zuppa tipica dell'Ungheria. Teoricamente ci dovrebbe essere carne di manzo e verdure. Goulash devo dire molto saporito, zuppetta buona, approvata. Però ciò che mi sta stupendo di più è una birra artigianale, molto fruttata. Io non bevo molto, però devo dire che è veramente molto particolare e buona. Cena ottima, squisita, e ci ha rimesso le forze per passeggiare, però non vi diciamo dove perché può essere che falliamo la nostra missione. Però intanto stiamo passeggiando. Ma è stata economica? Sni. Perché abbiamo mangiato comunque, bevuto, però abbiamo pagato quanto? 35 a testa, 70 euro, quindi Dire economico non mi sembra l'occasione. Un primo, una zuppetta, 2 secondi, 4 birre, dolcetto, tutto molto buono. Però se vogliamo parlare in termini economici, i prezzi sono un po' come quelli italiani alla fine. Siamo nella zona del Parlamento, non c'è moltissima gente. Ci aspettavamo molta più gente, però non ce n'è. È quasi completamente vuota tutta la piazza. C'è un po' di musica in un locale qui a fianco, ma nulla di più. Vai, di qualcosa se riesci a dire qualcosa. no, non dico più niente. Abbiamo visto che il Parlamento di solito la notte è illuminato. Abbiamo detto perché non goderci di questo spettacolo una volta che siamo qua a Budapest. E andiamo a farci 40 minuti di camminata andata e 40 ritorno, però il Parlamento è spento e siamo due bei furbi. È quasi mezzanotte, questa giornata è stata veramente molto intensa. Infatti abbiamo fatto 40.000 passi, bruciato più di 1000 calorie solamente camminando, quasi 30 km. Direi che per oggi è tutto. Dalle 8 alle ore 24, quasi sempre abbiamo camminato con pochissime pause, cercando di scoprire il più possibile Budapest in poco meno di 24 ore, cercando anche di risparmiare il più possibile. Anche il camminare tanto ci ha aiutato. Vedete il mio viso. Da questo video di oggi è tutto. Vediamo se domani saremo in forze per continuare a scoprire questa magnifica città. E ora vi saluto. Vi saluta anche Stefano. Buonanotte, ci vediamo forse domani. Siamo appena usciti dal nostro alloggio, adesso passeremo queste ultime ore a Budapest cercando di scoprire altri posti magnifici. Budapest, ti sembra una città economica? Abbastanza. Allora, come abbiamo detto, per quanto riguarda la stanza, ovviamente dovete adattarvi perché, come avete visto, molto easy la nostra stanza, bagno, letto per gnomi, perché è veramente basso, puzza in bagno, però 18 euro. A notte, a persona, con la possibilità di risparmiare se volete sul mangiare, perché comunque c'è il cucinino, microonde, quindi... Però il prezzo al supermercato pensavamo qualcosa in meno, vero Jack? Sì, infatti i prezzi sono in linea con quelli in Italia. Almeno nei supermercati qui verso il centro della città. E quindi mini market, quindi ovviamente magari non supermercati che magari risparmiate qualcosa, però... I prezzi sono altini, sinceramente me li aspettavo molto più bassi. Poi il caffettino espresso che abbiamo preso, cosa mi raccomando illegale da prendere all'estero, chiaramente. Noi l'abbiamo fatto con servizio al tavolo e abbiamo pagato 1,90 euro a caffè. Poi abbiamo pagato 1 euro a testa per andare nei bagni, servizi, perché non ne abbiamo trovati di gratuiti, se non una volta. Quello vicino al Parlamento, quindi se siete vicini al Parlamento, dietro avete una specie di sottopasso dove avete dei bagni gratuiti, quindi approfittatene perché dopo in giro non ce ne sono tanti. Abbiamo trovato questo fortunatamente. Siamo arrivati alla fine anche di questo brevissimo ma bel viaggio qui a Budapest. Ma proprio alla fine? Eh sì, quasi alla fine. Abbiamo visto un po' le principali attrazioni, dopodiché abbiamo fatto anche una valutazione dei prezzi, se qui a Budapest sono in linea con le altre città europee, con l'Italia. Salutiamo Stefano. Ciao ragazzi e ragazze. Ehi, e se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale, perché per te è un gesto gratuito, ma per me è davvero molto importante.